Benvenuti alla primissima puntata del podcast di San Ballas. Ringrazio Giuseppe Di Tella, nostro responsabile tecnologico. Buongiorno. E Andrea Cazza, nostro responsabile tecnico. Ciao Giovanna, ciao Giuseppe, ciao a tutti. Siamo iniziati con questa novità e allora direi un po' di partire anche sulle tematiche che oggi andremo ad affrontare. Oggi metteremo a nudo tutte le casistiche climatiche critiche. Capiremo come restare saldamente ancorati alla sicurezza e come fare peso sulle scelte giuste quando il clima spinge forte. E noi, insomma, di situazioni, di esperienze ne abbiamo abbondantemente. Affrontiamo un tema centrale nella giornata di oggi per la stabilità e la sicurezza delle nostre strutture e dei nostri impianti, soprattutto un elemento invisibile ma estremamente importante come il vento. All'ordine del giorno vedere sia sui telegiornali sia su news articoli di episodi con estremi venti. Di fronte a questa imprevedibilità, come dobbiamo comportarci sul campo? Allora ne approfitto di avere innanzitutto sia Giuseppe sia Andrea per la parte di approfondimento. In base alle diverse tipologie di eventi ventosi a cui un sito può essere esposto, quali sono gli accorgimenti fondamentali da adottare sugli impianti già installati? Cioè, cos'è che dovrebbe fare un installatore con queste informazioni che viaggiano all'ordine del giorno? I cambiamenti climatici sono ormai all'attenzione di tutti quanti, quindi gli impianti già installati, l'attenzione è avere una manutenzione ordinaria, programmata, che solitamente viene fatta una volta l'anno per quanto riguarda sia la struttura che la parte elettrica. Io consiglio vivamente, ad oggi, di magari aumentare le manutenzioni ordinarie almeno 2 volte all'anno. Perché? Perché è veramente cambiato il clima. Prima cosa, io consiglio anche, vicino a un evento, di predisporre la manutenzione, anche se la manutenzione l'ho fatta 2 giorni prima. Verificare che tutto sia che sia rimasto come da ultimo sopralluogo. Se l'impianto è rimasto nella posizione corretta, se i supporti sono ben saldi ancorati ai pannelli, controllare le file anche misurando eventuali spostamenti. l'allineamento delle cavorre. Se nella zona circostante ci sono state delle conseguenze, ma non all'impianto, anche magari a delle strutture già esistenti. Se l'installatore vuole essere un pochino più sicuro, vuole avere un confronto, sì. Cos'è che consigli? Prima cosa, magari chiamare il nostro servizio tecnico per rapportarci con delle foto quello che lui ha visto, e dopo noi comunque inizieremo una discussione con lui nel modo per affrontare magari come intervenire e magari, se necessario, portare anche qualche piccola accorgimento. Il meglio di loro che vivono magari nella zona o il titolare alla conoscenza è capitato, Andrea, di provarci a discutere di questa cosa con un cliente che ha affermato che nella sua zona è cambiato qualcosa. Sì, la comunicazione con l'installatore piuttosto che con il cliente diventa molto importante, perché capire il contesto con delle fotografie, o piuttosto capire quali siano le direzioni del vento prevalenti, potrebbe essere, diciamo, dei dettagli che possono fare la differenza. Negli ultimi anni, cioè già solo fare un confronto 2025-2026, quindi l'anno scorso e quest'anno, sono aumentati notevolmente tutta la gestione di eventi eccezionali, no? A livello di segnalazioni su news, siti, web, e anche il nostro confronto per le preoccupazioni agli installatori è aumentato di più. Non bisogna, secondo me, creare troppo allarmismo, perché come tutte le cose bisogna andare piedi per terra, bisogna stare, insomma, un pochino calmi e investire un pochino più di tempo e di energie in fase preliminare o comunque durante le fasi di manutenzione o di studio del contesto, con l'esperienza che si ha nel corso del tempo. Ecco. Cos'è che consigli in fase di progettazione di valutare effettivamente al 100%, cioè di avere una maggiore attenzione? Adesso mi viene in mente nel
fornire i dati corretti, no? Anche già in fase di progettazione, sicuramente fare un buon sopralluogo, fornirci immagini, foto, c'è qualcos'altro magari che puoi consigliare per prevenire e per fare in modo che noi come Sambara diamo un maggior supporto di progetto, di consulenza tecnica, per poi essere ben più che sicuri nell'offrire la miglior soluzione tecnica e economica al mondo, in modo dei nostri clienti. Intanto partiamo col seguire la normativa alla lettera, con tutte le informazioni precise. Poi attraverso la comunicazione col cliente, col progettista, con l'eventuale direzione lavori, si può instaurare, diciamo, un dialogo e capire quali siano appunto le raffiche di vento prevalenti, massime, registrate, capendo quale sia, diciamo, il budget di tempo e anche economico. Si può intervenire, secondo me, in un certo modo per preservare o comunque cautelativamente utilizzando dei parametri più maggiorativi rispetto a quelli che impone la normativa, perché la normativa non è stata adeguata, cioè la normativa è quella e attualmente bisogna rispettare quella. Però intervenendo su alcuni parametri, coefficienti, si può cautelativamente dimensionare l'impianto in un certo modo, e magari sovraccaricando o disponendo le file in un certo modo, facendo sempre attenzione a quella che è la portata della copertura. Nel caso, se la copertura ha determinati limiti, bisogna comunque rispettarli. Infatti anche sulla copertura, scusi, interrompo, Calza, faccio un passo indietro. Sulle informazioni, per noi è anche molto importante, essendo che io comunque esco fuori anche a fare sopralluoghi, facciamo anche questo servizio di sopralluoghi, anche preinstallazione, è anche importante capire l'edificio, il tipo di lavorazione che fanno, perché tutto può essere poi dopo in un qualche modo o strutturalmente, come ad esempio diciamo, i reparti logistici che hanno i magazzini automatici, c'è un certo tipo di movimento, di vibrazione, di lavorazione, comunque viene distribuito anche in copertura, cioè un collegamento c'è, esiste. Questo riporta delle vibrazioni, riporta qualcosa che comunque sia, deve essere valutato. Può essere un fattore anche quello che nel corso del tempo può intervenire, soprattutto per quanto riguarda i fissaggi, può allentare nel corso appunto del tempo il grado di serraggio dei moduli, che, lo ripetiamo, hanno bisogno comunque di una manutenzione periodica. Capire anche qual è l'attività, allora uno si rende conto che è un'attività dove c'è un forte, diciamo, movimento a livello di copertura, là dove io dico magari la manutenzione avere un occhio di riguardo. Cos'è che consigli tu, Giuseppe, in fase di installazione, quindi non manutenzione, ma in fase di installazione? Quali sono gli accorgimenti che una volta che Andrea mi manda il progetto, c'è la mia distinta di materiali, c'è il progetto, sono sul tetto, cos'è io installatore che devo fare, che devo magari avere un occhio di riguardo? Se io ho il progetto in mano, la prima cosa che io consiglio di fare, e ho fatto in passato, ok, e faccio tuttora quando anche vado a guardare un'uscita, un sopralluogo, preinstallazione, e controllo che le informazioni che sono riportate diciamo, sulla distinta, ok, sulla relazione, siano quelle che quelle corrette, quelle reali nello stabile. Faccio un controllo, poi una volta fatto tutti questi controlli, come può essere l'altezza, il tipo di superficie, il parapetto, quello che ho intorno, gli impedimenti, noi siamo qui. Si telefona, si discute, si parla con Andrea che magari ha la relazione sott'occhio, e si danno le informazioni, quelle che non sono coerenti con la relazione. Sì, questo è importantissimo proprio per una questione di validità del progetto. Esatto. Quindi a volte è successo, magari l'installatore chiama, c'è scritto il progetto 5 metri, avevo ipotizzato, ma in realtà è 9 metri, fermi tutti, il progetto va revisionato, deve essere fatto un prodotto di valore nelle vostre mani e deve essere poi utilizzato. È importantissimo, sono tutte informazioni importanti. Certo, anche perché quando poi dopo uno è lì che sta installando, l'intervento di mandare qualche accessorio perché è cambiato qualcosa, oppure durante il montaggio cambio la disposizione dei moduli. Anche per gli ostacoli. La relazione deve tornare indietro
e viene riverificata con Andrea anche durante il montaggio. Possiamo fare questa assistenza. Il feedback per noi è oro, perché ci permette proprio di fare bene un nostro lavoro, di dare una buona assistenza e anche per voi di avere effettivamente il progetto reale, no? È proprio la conclusione di un lavoro ben fatto, sia da parte nostra, ma sia da parte vostra, ovviamente, che siete all'opera in copertura. Sì, tutte queste cose che, diciamo, noi ci teniamo come azienda ed è stata costruita su questa cosa, cioè dare assistenza al 100%. Ringrazio i miei colleghi per questo nuovo salottino San Ballas che abbiamo ideato. Sicuramente sarà bello ricevere anche i vostri feedback. Di soluzioni ne abbiamo tante, di novità ne abbiamo tutti i giorni, quindi insomma adesso cercheremo sempre di avere più appuntamenti come questi. Vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie mille per l'ascolto e per dubbi, domande, siamo qua sempre a disposizione. Grazie. Grazie, Giovanna. Grazie Andrea. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ciao a Alla tutti. prossima. Ciao.